Cari amici della finanza sul web, bentornati sul terremoto. Noi lo diciamo da parecchio tempo, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che il mondo per come lo conoscevamo fino ad oggi non c'è più. Adesso ad affermarlo è niente meno che il presidente del maggiore fondo di investimento del pianeta, e cioè Fink, il presidente di BlackRock. Per avere un'idea della dimensione di questo gigante finanziario, basti dire che BlackRock gestisce un patrimonio che ammonta a circa 10.000 miliardi di dollari. Ora, se pensiamo che il tanto magnificato Recovery Plan per l'Italia presuppone una serie di investimenti per un ammontare che in diversi anni raggiunge appena i 200 miliardi di dollari, abbiamo un'idea della gigantesca dimensione di questo colosso finanziario. Che cosa ha detto Fink? Ha detto chiaro e tondo che la globalizzazione, per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, è finita, non esiste più. Perché? Perché la nuova guerra fredda, la contrapposizione tra Occidente e potenze asiatiche, deflagrata con l'invasione dell'Ucraina, interrompe quel processo di internazionalizzazione della produzione che si basava proprio su capitali, tecnologie e brevetti occidentali, manodopera cinese e materie prime ed energia russe. La distruzione di questa catena significa la fine della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta, e cioè quel processo che ha portato, che c'era stato raccontato come inevitabile e salvifico, e che invece in questi 30 anni ha portato a una concentrazione spaventosa della ricchezza in poche mani, all'emergere di gigantesche multinazionali e all'impoverimento e alla scomparsa sostanziale della classe media, che era la spina dorsale sia da un punto di vista economico che politico dei paesi occidentali. Ma c'è di più, perché come ha sottolineato Fink, oltre alla globalizzazione c'è un'altra vittima della guerra in Ucraina, e cioè la conversione ecologica, la conversione all'economia green, così ce l'hanno venduta. Perché? Perché la crisi dell'approvvigionamento energetico rende insostenibili i costi enormi che sono necessari e che sarebbero stati scaricati anche in questo caso sui cittadini occidentali per la cosiddetta conversione alle fonti rinnovabili. In sostanza, anche in questo caso, come nel caso della globalizzazione, il progetto venduto come un modo per salvare il mondo consisteva in realtà nel concentrare ulteriormente la produzione in pochissime mani, mettendo fuori dal mercato tutte quelle piccole e medie aziende che non hanno le risorse economiche per aggiornare la produzione, per adeguare la produzione ai nuovi standard previsti dalla green economy. Ma appunto il deflagrare della guerra in Ucraina e l'esplosione dei costi energetici per i paesi occidentali e in particolare per l'Europa rende impossibile questi investimenti, e ci sono conseguenze che toccano direttamente BlackRock, che dopo l'invasione da parte dei russi dell'Ucraina ha avuto colossali perdite. Perché questo succede? Perché BlackRock, insieme ai suoi soci di Vanguard e State Street, che sono altri due giganteschi fondi, insieme a BlackRock sono una sorta di triade, perché gli uni sono i maggiori azionisti degli altri, quindi sono con partecipazioni incrociate che ne fanno sostanzialmente un soggetto unitario, e appunto ci sono enormi perdite, e in alcuni comparti queste perdite hanno raggiunto addirittura il 91%. E quali sono quei comparti?
infatti proprio i fondi della green economy, proprio quegli investimenti sulle aziende che dovevano essere le protagoniste della cosiddetta conversione ecologica. Quindi c'è una trasformazione radicale con la fine della globalizzazione e l'esplosione, prima ancora che abbia finito di gonfiarsi, della bolla green, perché chiaramente su questi brevetti, su queste aziende si era creata e si stava creando una gigantesca bolla speculativa all'interno delle borse mondiali, e questa bolla si è immediatamente sgonfiata con l'entrata in Ucraina dei carri armati russi. L'energia è quindi l'elemento centrale, e sempre sul tema energetico c'è un'importantissima novità, perché Putin ora pretende che il gas e il petrolio russo, di cui tutti hanno un disperato bisogno, venga acquistato non più in dollari o in euro, ma in rubli. Vediamo perché nel servizio. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Altro che default della Russia, a rischiare di finire a gambe all'aria è proprio l'Italia. Le contromisure di Mosca sono state prese per tempo e, nonostante tutti i rischi e le incognite dell'operazione bellica, la tanto temuta implosione dell'economia russa sembra proprio non esserci, mentre il prezzo delle sanzioni e della rottura dei rapporti commerciali sta penalizzando duramente le economie europee e rischia di essere fatale per quella italiana. La decisione di Putin di farsi pagare in rubli il gas ed il petrolio che vende all'estero ha suscitato le ire delle cancellerie occidentali, e Draghi ha lamentato che si tratta di una violazione dei contratti, come se le sanzioni ed il sequestro dei beni dei cittadini russi fossero invece regolari. Ma il solo annuncio della scelta di rifiutare i pagamenti con le valute dei paesi ostili a Mosca ha fatto risalire il rublo, consentendogli di recuperare quasi totalmente le perdite accumulate nei confronti del dollaro e dell'euro. In sostanza, per poter riscaldare le nostre case e dare energia alle nostre aziende, dobbiamo acquistare rubli direttamente dalla banca centrale russa e con quelli pagare gli idrocarburi. Si tratta di una vera e propria minaccia strategica per il predominio globale del dollaro e per il ruolo di valuta internazionale che l'euro sognava di ricoprire. E se pensiamo alle guerre devastanti che gli Stati Uniti hanno scatenato ogni qualvolta un paese arabo ha minacciato di usare una moneta diversa dal dollaro per la vendita del petrolio, comprendiamo quanto sia essenziale per gli americani la quotazione in dollari degli idrocarburi. Naturalmente la decisione della Russia di usare la propria moneta per la vendita del gas ha causato una ulteriore impennata del prezzo, già costantemente aumentato nelle ultime settimane. Per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, è un disastro. Le nostre famiglie e le nostre aziende sono costrette a pagare un prezzo salatissimo per l'energia e per i trasporti. E questi costi maggiorati si riverberano sul prezzo dei prodotti, aumentando la spirale dell'inflazione. Inoltre, per moltissime attività produrre con costi così alti è antieconomico e dunque sono costrette a fermare la produzione ed a chiudere. Le aziende che chiudono fanno aumentare la disoccupazione e la povertà, con costi sociali ed economici immensi. E per un paese già messo in ginocchio da anni di austerità voluta dall'Europa prima e dalle chiusure per il Covid poi, può davvero essere il colpo di grazia. Ovviamente la decisione di Mosca, che incontra l'ostilità delle cancellerie occidentali, ma che fondamentalmente non potranno far altro che protestare, visto che sì, certo, possono interrompere, possono stracciare i contratti sostenendo appunto che non era previsto il pagamento in rubli, ma a quel punto si ritrovano senza gas e senza petrolio e quindi possono anche chiudere bottega. Dicevo, la questione non è esclusivamente legata
alla guerra in Ucraina e alla tenuta del rublo, in generale del sistema economico russo, che ci assicuravano sarebbe crollato come un castello di carte in pochissimo tempo, invece sta ben in piedi. La questione è ancora più gigantesca perché riguarda un tema che è stato al centro delle guerre negli ultimi decenni, e cioè il ruolo del dollaro come moneta di scambio internazionale. Tutte le volte che un paese, in particolare i paesi del vicino Oriente, hanno provato a uscire dai pagamenti in dollari, per esempio l'ha fatto Saddam quando ha deciso di farsi pagare in euro le vendite del petrolio del programma Oil for Food, o Gheddafi che voleva creare una moneta africana con cui vendere il petrolio. Ogni qualvolta qualcuno ha osato toccare il ruolo di signoraggio internazionale del dollaro, sono partiti i cacciabombardieri statunitensi. A questo punto però questo ruolo di moneta globale viene meno. Perché? Innanzitutto perché l'America non può invadere la Russia come ha fatto con paesi molto più deboli come l'Iraq o come la Libia. In secondo luogo perché la trasformazione dell'economia mondiale fa sì che oggi il maggiore detentore di materie prime e di energia, cioè la Russia, collabori con la Cina, che è la maggiore industria del mondo. Quindi le fabbriche cinesi sono alimentate con il gas e con il petrolio, con le materie prime, con le derrate della Russia, e tutto questo avviene al di fuori del sistema del dollaro. Si tratta quindi di un cambiamento veramente epocale. In tutto questo cosa succede all'Italia? L'Italia ovviamente è uno dei paesi più esposti, più colpiti da questa situazione, innanzitutto perché la nostra dipendenza energetica dalla Russia è fortissima, ma non c'è solamente la dipendenza energetica. Lo scenario che si apre davanti a noi è veramente tragico, perché l'intera filiera di produzione del nostro paese è legata alla disponibilità di una serie di materie prime e di derrate alimentari che o non arriveranno o, nella migliore delle ipotesi, arriveranno in quantità minore e a un prezzo maggiore, e questo vale addirittura per quello che è il bene essenziale, indispensabile per antonomasia, e cioè il cibo. Vediamo nel servizio che cosa ci sta per succedere. Quando si pensa ai problemi economici legati alla tensione con la Russia e della guerra in Ucraina, in cima alla lista c'è l'aumento del costo dell'energia. Di sicuro il caro bollette è destinato ad avere un impatto durissimo sulle tasche dei cittadini e sulla capacità di produrre delle imprese. Ma non è il solo problema. Ce ne sono altri, per certi aspetti, ancora più drammatici. Nell'attuale realtà globalizzata, infatti, l'Italia non è in grado di produrre i beni alimentari necessari a sfamare la popolazione senza le importazioni di materie prime e derrate. Vale per il grano e dunque per la pasta, per il pane, ma anche per la carne. Soprattutto la nostra produzione agricola e zootecnica non può funzionare senza i mangimi ed i fertilizzanti che importiamo. Soia, mais ed altri mangimi indispensabili per l'allevamento arrivano soprattutto da Russia, Cina ed Ucraina, così come i fertilizzanti azotati e fosfatici. Senza queste materie prime non possiamo infatti dar da mangiare a mucche e maiali, che in questo momento vengono macellati in numero esorbitante proprio per carenza di mangimi. E non possiamo nemmeno coltivare la terra, dunque. Non solo non siamo in grado di produrre per il mercato interno, ma neppure di esportare i prodotti di qualità come salumi e vini pregiati all'estero. Se aggiungiamo la carenza di grano per pane e pasta e il prezzo del gasolio agricolo alle stelle, abbiamo un'idea di quello che rischia di scatenarsi. D'altronde Draghi lo aveva detto che siamo in guerra e dobbiamo prepararci a grandi sacrifici per difendere la democrazia e la libertà, che tradotto significa fare la fame letteralmente per difendere gli interessi degli Stati Uniti e della NATO. Di inasprirle se fosse necessario.
A differenza della Russia, che ha un debito pubblico bassissimo, l'Italia arriva in questa situazione di crisi con un debito esorbitante che è più del 150% del nostro PIL, quindi il crollo del PIL che verrà con ogni probabilità per la mancanza di tutta una serie di materie prime che impediscono le nostre esportazioni e il soddisfacimento del nostro fabbisogno interno, e per i costi maggiorati inciderà in maniera ancora maggiore perché farà schizzare ulteriormente questo debito. Ma è tutto il nostro sistema economico che è compromesso. Il debito è arrivato a questo livello non come ci raccontano le prostitute della stampa, perché noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Assolutamente falso. Da 30 anni l'Italia è in avanzo commerciale, cioè vende più prodotti di quelli che acquista, cioè vende prodotti per un valore maggiore rispetto al valore dei prodotti che acquista, e anche dal punto di vista interno le tasse che i cittadini pagano sono molto superiori ai servizi che ricevono. Perché allora il nostro debito pubblico è così alto? Ne abbiamo parlato tante volte, perché nel 1981 Andreatta, il maestro e mentore di Romano Prodi, ha stabilito che la banca centrale non doveva più, quindi Banca Italia, non doveva più comprare i titoli del debito pubblico, e in questo modo ha consentito l'esplosione degli interessi sul debito. In pratica noi siamo come, per fare un esempio molto semplice che tutti possono capire, una famiglia che possiede un'azienda, mettiamo caso un ristorante, e la famiglia spende molto meno di quello che il ristorante incassa, pagate le tasse, pagati i lavoratori, ma ha preso un prestito con gli usurai, quindi più passa il tempo e più questo debito cresce, nonostante lo sia pagato in termini nominali molte volte. Ma gli usurai fanno questo, cioè ti indebitano in una maniera tale che tu non possa mai uscire da questa spirale, ed è quello che è successo all'Italia. Il nostro sistema industriale invece è stato compromesso dall'utilizzo dell'euro, dall'adesione al sistema euro, cioè una moneta troppo sopravvalutata per l'economia italiana, che ha reso meno competitive le nostre merci, e da tutte le norme, i regolamenti folli che l'Unione Europea ci ha imposto, che sono fondamentalmente recessivi, come l'austerità che ci è stata imposta in questi anni e che ha distrutto parte del nostro sistema industriale. Quindi noi arriviamo in questa crisi epocale profondamente indeboliti, e quindi saremo i primi ad essere colpiti. Di sicuro ci apprestiamo a vedere le ore più buie della nostra storia recente, però c'è anche da dire una cosa. Tanto la globalizzazione quanto la conversione green erano e sono delle fregature, e quindi la loro scomparsa, il loro ridimensionamento radicale è un'ottima notizia. Nel breve medio periodo dovremo affrontare delle difficoltà mai viste, ma l'ora più buia ci dicono essere quella che precede l'alba, e se saremo in grado, ovviamente con una classe politica e una classe dirigente totalmente diversa, di cambiare i parametri che ci hanno portato alla rovina in questi decenni, c'è speranza che potremo tornare a crescere come avveniva fino agli anni 90, prima di imboccare questa strada senza uscita fatta di finanziarizzazione dell'economia, globalizzazione e regole folli dell'euro.